Ciao a tutti, io sono Valerio e sono uno sviluppatore software e oggi voglio farvi vedere un caso studio fatto con Strata. Cos'è Strata? Strata è un fork di QGIS, il software GIS open source più usato al mondo, al cui interno abbiamo un agente LLM nativo che esegue codice. A differenza di QGIS, dove potete fare tantissime operazioni ma dovete farle manualmente, su Strata potete replicare tutte queste operazioni richiedendole in linguaggio naturale. E da pochissimo Strata ha anche la ricerca web, quindi può cercare i dati online per voi, li trova, li scarica, li analizza e li carica automaticamente all'interno del progetto. Prima di iniziare è importante fare una premessa, cioè che io non sono un esperto GIS, essendo appunto uno sviluppatore software, quindi questo qua vuole essere semplicemente una dimostrazione di quello che Strata può fare. Detto ciò, direi di iniziare con il caso studio e andiamo a prendere purtroppo un evento che è avvenuto qualche giorno fa e sto parlando del terremoto in Venezuela. Oggi con Strata vogliamo rispondere a una domanda che ci si pone quando ci sono emergenze di questo tipo. Dove mando i soccorsi prima? Perché ovviamente non basta sapere dove la terra ha tremato di più, perché è un'area devastata ma disabitata non è ovviamente una priorità e quindi bisogna incrociare lo scuotimento con la popolazione. E adesso proviamo a farlo insieme su Strata. La prima cosa che gli andiamo a chiedere chiaramente è quello di scaricarci i confini dei comuni del Venezuela. Che mi cerchi sul web i confini dei comuni del Venezuela, mi trovi la fonte affidabile dalla quale puoi scaricare il file e caricarlo all'interno del progetto. Dopodiché mi devi dire quanti comuni ci sono. Salvalo all'interno di una cartella nel workspace dedicata per questi comuni qua. Andiamo a provare. Lui ora, vedete, attiva i suoi tool. Ecco qua che lui ci dà subito una proposta di scaricare i dati da questo sito. Proviamo. Perfetto. Come potete vedere il download è andato a buon fine, il file è stato scaricato dalla fonte ufficiale e ora ci propone il codice per estrarre il contenuto dello zip. Andiamo. Ed eccoci qua i nostri comuni, i municipios. Mettiamo sotto anche la mappa, già che ci siamo, per avere un po' più di contesto. Ed ecco qua i comuni del Venezuela. Come potete vedere ha fatto tutto lui in automatico, ricerca, download, analisi, spacchettamento, caricamento dei file all'interno del progetto e questo ovviamente è una cosa comodissima quando si devono andare a reperire dei dati. Ora che abbiamo visto come Strata è in grado di trovare e scaricare i dati in automatico, io tutti gli altri dati li ho già scaricati in precedenza per ridurre chiaramente i tempi del video. E adesso andrò a chiedere direttamente a lui di trovarmeli all'interno del workspace e di caricarmeli. All'interno del workspace dovrebbe esserci una cartella chiamata data, se non sbaglio, all'interno di questo progetto qua. Non sono neanche certo che si chiami data la cartella, comunque diamogli, diamogli il consenso per accedere. Ed ecco qua che lui ha listato tutti i nostri file, adesso sta andando a cercare all'interno del workspace del nostro progetto. Vedete che ha trovato la cartella, mi dice si chiama dati e non data, quindi non ho una buonissima memoria, comunque l'ha riconosciuta, ha visto cosa c'è all'interno e ora mi dice, mi fa una proposta per analizzare tutti quanti e per caricarli all'interno del progetto. Ed ecco qua che lui ci ha caricato tutti i dati, diciamo, contenuti all'interno del workspace. Questo è un caso che io ovviamente ho già provato a fare e infatti lui lo riesce a vedere e vede che abbiamo sia la cartella dati che la cartella output. Ci dice che c'erano anche altri dati disponibili ma non caricati per evitare ovviamente ridondanza. Sono i municipios, quindi i comuni che abbiamo scaricato online e altri dati. Ora proviamo a fargli fare anche un'analisi così vi faccio vedere come funziona. Allora, gli chiediamo
Per ognuno dei 335 comuni voglio sapere quanto ha tremato, quindi mi calcoli l'intensità media, e già che ci sei anche la massima, dentro i confini di ogni comune. Ricordati dei valori, nessun dato se ci sono. Poi mi dici per favore i 10 comuni che hanno tremato di più. Perfetto, perfetto. Trova che 26 comuni sono zone senza copertura dal raster shake map e capisce da solo che deve correggere questa cosa qua. Per evitare loop infiniti abbiamo messo un massimo di 8 iterazioni per chiamata al modello, ma per riprendere basta dirgli di proseguire. Ora lui fa tutti i suoi ragionamenti, fa tutti i calcoli, interagisce col progetto, interagisce con i layer. Insomma, è come avere proprio un agente AI all'interno di QGIS. Ed ecco qua la nostra classifica dei 10 comuni con l'intensità sismica più alta. Ehm, Qua abbiamo la classifica, ci dice che si concentrano lungo la fascia costiera Carabobo, Yaracuy, Falcon, quindi direi che torna abbastanza con il terremoto reale. Ora, per evitare che questo video si dilunghi troppo, andiamo direttamente alla fine e vediamo che cosa siamo riusciti a fare e poi gli chiediamo direttamente a lui di crearci il PDF con la mappa, la leggenda e tutto il resto. Ed ecco qua il progetto finale, la mappa di priorità finale e adesso andiamo a chiedergli di impaginarcela e di crearci il PDF con la mappa e pronto da consegnare. Ora vorrei che tu mi facessi la mappa finale, poi me la esporti come PDF in una cartella chiamata Output 1. Proviamo, diamogli il consenso e andiamo. Ok, lasciamolo fare, ci fidiamo, vediamo alla fine che risultato ci propone. Direi che è buono, fa tutto lui, ok, andiamo, perfetto. Ora ha rifatto lo screen del canvas, sta rivisualizzando la mappa e finché lui non è soddisfatto. Qui dobbiamo dirgli di proseguire. Vedete che a volte lui run codice Python ma riscontra degli errori. Non è un problema perché è in grado di capire da solo qual è l'errore e poi riformula il codice nel modo corretto. Quindi ora riproviamo. E infatti adesso è ok. Ok, diciamo che ora è soddisfatto finalmente e vediamo un attimino che cosa ha combinato. Dice che ha iterato più volte, ha confrontato visivamente il canvas fino ad essere soddisfatto del risultato. Qua ci dice un po' che cosa ho fatto, ma andiamo a vedere esattamente il file. Ed ecco qua, questa qui è la mappa che ci ha creato, indice di priorità sismica Caracas e Venezuela, e in rosso chiaramente la zona diciamo più colpita dal terremoto. Comunque ovviamente si può continuare ad iterare finché non si è contenti del risultato e un professionista farebbe un lavoro eccezionale avendo questo strumento qua ovviamente. E andiamo a vedere anche diciamo, il caso studio completo, diamogli un'occhiata al caso studio completo che io avevo diciamo fatto ed ecco qua. Ovviamente questo l'avevo già fatto in precedenza, magari lo allego da qualche parte se riesco. E la mappa che avevo creato io era questa qua, molto simile direi, un risultato onesto. Chiaramente, come ho anticipato all'inizio del video, questo è soltanto una dimostrazione di quello che Strata può fare.